I cominciai, Maestro, tu che vinci tutte le cose, fuorché demon duri, c'all'intrar della porta incontra uscinci. Chi è quel grande che non par che curi lo incendio e giace dispettoso e torto, sì che la pioggia non par che il maturi. Io cominciai a dire, Maestro, colui che insegna, tu, Virgilio, che vinci tutte le cose, all'infuori che i duri, ostinati, demoni, che all'entrata della porta della città di Dite ci uscirono incontro, chi è quel grande che non appare curante, non curante, dell'incendio e giace dispettoso e torto, così che, in un modo che la pioggia, punizione divina, non pare che lo renda maturo? Io cominciai a rivolgermi a colui che insegna, con una captatio benevolenze decisamente particolare, perché gli dico che lui vince ogni cosa, quindi ancora di più rispetto al superare ogni prova, ma proprio che vince ogni cosa, tranne, aggiungo un enorme tranne, quando gli hanno chiuso le porte in petto, senza permettergli di entrare con me nella città di Dite. Un 8. Chiuser le porte quei nostri avversari nel petto al mio Signor, che fuor rimase, e rivolsesi a me con passi rari. A livello allegorico, Virgilio rappresenta le dottrine filosofiche, che vincono ogni cosa, tranne i demoni duri, che possono essere vinti solo grazie alle dottrine spirituali. In quel caso, 1.9, ben m'accorsi che egli era da ciel messo, e volsimi al maestro, come qui, e quei fe segno chi stessi queto ed inchinassi ad esso. Un altro sottile dettaglio è che il termine demoni richiama l'immaterialità, mentre gli altri termini usati la materialità, duri, porta, incendio, pioggia, maturi. Con questo mio ricordo anticipo, avvicinando quella cosa non superata da Virgilio con questa e quei personaggi con quello introdotto nella seconda terzina. Io vidi più di 1000 in sulle porte, da ciel piovuti, che stizzosamente. Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaro a men segreta porta. Chiuser le porte quei nostri avversari nel petto al mio Signor, il gran disdegno. Per ribadire la vicinanza nostri avversari, grande che incontrerò, non posso non ricordarti che nello 10° della Tebaide di Stazio, proprio il libro nel quale tale personaggio muore fulminato da Giove, c'è scritto: intanto, Capaneo, torbido e audace, i tirii a sale dalle porte usciti in campo aperto a guerreggiar co greci. Finita questa particolare prima terzina, ne inizia una seconda altrettanto particolare, perché definisco grande uno che giace dispettoso e torto, incurante della vendetta divina. Infatti ricordo che è la vendetta di Dio a far piovere fuoco su tali ombre, ma ciò sembra che a questo grande la pioggia non lo maturi, renda maturo. Grande, ribadisco, significa imponente e non per forza è un aggettivo positivo, anche i giganti e Dite sono grandissimi, come anche tra poco gran veglio. Questo grande non sembra che curi si occupi dell'incendio, piove fuoco e la sabbia è incandescente, perché se ne sta lì, fermo, dispettoso e torto. L'essere dispettoso è un altro collegamento ai demoni appena citati, che Virgilio non riuscì a vincere. 1.9. Venne alla porta, il messo, e con una verghetta la perse, che non vebbe alcun ritegno, o cacciati del ciel, gente dispetta. Questa noncuranza, indisponente atteggiamento di malintesa superiorità nei confronti della pioggia di fuoco, lui non fa la tresca delle misere mani, come gli altri accanto a lui, fa sembrare che la vendetta di Dio non lo maturi, renda maturo. Approfondimento su torto. Intanto lui è torto rispetto allo stare supino, quindi comunque disteso a pancia in su, ma lui non era disteso col corpo dritto. Ti anticipo che, di nuovo 2.10, che tratta dei superbi, inizia così: poi fummo dentro al soglio della porta che il mal amor dell'anime disusa, perché fa parer dritta la via torta. Mentre qui, che all'intrar della porta incontra uscinci chi è quel grande che non par che curi lo incendio e giace dispettoso e torto.
Questo torto, e quindi propriamente non dritto, come specificato nel passo appena citato, lo accosta al doppio incontro di 1-10, dove Farinata stava in posizione verticale ed El Sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno in gran dispitto, anche lui, mentre Cavalcante credo che s'era in ginocchie levata, quindi torto, non completamente dritto, oltre a quel credo che qui diventa par e allo stare in ginocchio, una posizione tipicamente assunta da chi prega, lì eretici, qui violenti contro Dio. E Capaneo non è sdraiato a pancia in giù e piegato, altra posizione tipica di chi prega, ma è sdraiato a pancia in su, quindi costretto a guardare dove sta Dio, però torto. Riguardo al maturi, non marturi, a parte che stiamo parlando di una pioggia inefficace, ma in 1.25 sull'anche bestemmiatore Vanni Fucci scrivo: «Ai Pistoia, Pistoia, che non stanzi d'incenerarti, sì che più non duri, poi che nel mal fare il seme tu avanzi, per tutti i cerchi dell'inferno scuri, non vidi spirito in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù dai muri». E poco dopo, ov'è l'acerbo, qui maturi, poi Maremma, poi Labbia, e poi. E quel medesimo che si fu accorto ch'io domandava il mio duca di lui, gridò: «Qual io fui vivo, tal son morto». E quel medesimo, il grande del quale parlavo, che si fu accorto che io domandavo al mio duca, colui che conduce di lui, del grande, gridò: «Come io fui da vivo, violento contro Dio, tale io sono da morto». Il grande si è accorto che io domandavo di lui, e allora è proprio lui a rispondermi, anticipando una qualsiasi risposta da parte del mio duca, colui che mi conduce. Il grande non parla, ma gridò, come nel canto precedente, da un gran, anche lui, pruno, e il tronco suo gridò. Nel modo in cui io, grande, fui vivo, adesso allo stesso modo sono ora che sono morto, dice questo. Questo endecasillabo molto si distanzia dal gran pruno del canto precedente, che diceva «uomini fummo e or siam fatti sterpi», aggiungendo che se sulla terra fossero stati serpi, invece che uomini sarebbe stato meglio. Quest'anima ha tutt'altro atteggiamento. Tra l'altro qui l'ombra parla, grida, di essere stato vivo e adesso di essere morto, e a livello allegorico neanche sulla terra fu vivo, in quanto mai seguì la diritta via del Cristo. Per adesso non anticipo altro su di lui. Tutti i dannati sono da morti come erano da vivi. A livello allegorico stanno continuando a vivere come vissero sulla terra, ciascuno vinto dal suo punto 1-5, ma solo un punto fu quel che ci vinse, che li ha condotti qui, non nel regno dei vivi, dei felici, della luce. Se Giove stanchi il suo fabbro da cui crucciato prese la folgore aguta, onde l'ultimo dì percosso fui, o se egli stanchi gli altri a muta, in Mongibello alla focina negra, chiamando «Buon Vulcano, aiuta, aiuta!». Se Giove faccia stancare, per fare folgori, il suo fabbro, il dio pagano Vulcano, da cui crucciato, irritato, prese la folgore, la saetta, aguzza, appuntita, dalla quale l'ultimo dì, giorno, sulla terra, fui percosso, colpito, il grande, o se egli, Giove, stanchi gli altri, i ciclopi che lavoravano per Vulcano, ammuta, turno, uno dopo l'altro, a Mongibello, Etna, Alla, dove c'era la Fucina, luogo dove lavorava luogo dove lavora il fabbro, nera, buia, oscura, chiamando, supplicando, «Buon Vulcano, aiutami, aiutami». Insomma, se il dio pagano Giove stancasse il suo fabbro, il dio pagano Vulcano, da cui prese la folgore aguzza, dalla quale io, il grande che parla, fui percosso l'ultimo giorno che vissi sulla terra. Il grande continua a gridare senza interruzioni, senza dare spazio a nessun tipo di conversazione, che infatti non avviene. Lui è come se parlasse, urlasse, da solo. Non si confronta né con me né con Virgilio. Urla quello che vuole e poi torna a tacere per sempre. Lui ci dà qui l'informazione che morì letteralmente. Allegoricamente era già morto, ma questa differenza la ignora.
colpito da niente di meno che da una folgore scagliata direttamente da Giove. Anche questo canto ci tiene a ricordare come il dio pagano Giove fosse contemporaneamente uno e trino ben prima della nascita del Cristo, dato che era figlio di Dio e della madre Rea, qui citata. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliuolo, Giove appunto. Dio e padre di Dio, Vulcano infatti era suo figlio. Il fabbro di Giove è il dio pagano Vulcano, dio del fuoco e della lavorazione dei metalli, fabbro degli dei, che viene nominato nella seconda terzina di questa coppia. Lui dice che non fu ucciso o disintegrato o ridotto in cenere dalla folgore di Giove, ma fu percosso, un termine decisamente più leggero. Il verbo percuotere è già comparso 2 volte, in 1,7, appena superato l'Argenti, qui vi lasciammo che più non era narro, ma nelle orecchie mi percosse un duolo, e in 1,12, appena dopo aver accennato al Minotauro. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per tremoto o per sostegno manco, ed entrambe queste ricorrenze sono calzanti. Quindi anche quel percosso fui indica una grande superbia e non ammissione della sconfitta. Quel fulmine che lo colpì, lo incenerì, annientò, non è che soltanto lo percosse. Se egli, sempre Giove, stanchi, faccia lavorare tanto e faticosamente gli altri a turno, i ciclopi che lavoravano per Vulcano, per produrre le sue folgori all'interno del vulcano Mongibello, in Sicilia, mentre implora aiuto. Un Giove ridicolizzato in questa coppia di terzine da un essere umano che, lo ha appena detto lui stesso, morì a causa di una sua folgore, la saetta che Giove usa come arma. Questa violenza contro Giove è chiara nell'ultimo verso dove il dannato raffigura un padre degli dei che invoca l'aiuto del suo fabbro. Buon Vulcano, aiuta, aiuta. Il vulcano più noto della Sicilia viene chiamato dal greco, non romano, capaneo, Mongibello. Tale vulcano i latini lo chiamavano Aetna, Etna, mentre per gli arabi il suo nome era Jebel Utlamat, la montagna di fuoco. Il nome dialettale locale è Munci Beddu, Monte Bello, e da qui Mongi Bello. Tale scelta non sarà l'unica vittoria citata in questo canto del mondo arabo a scapito di quello latino, dato che tra poco Virgilio citerà la città araba Dammiata, che tante sconfitte ha recato ai crociati. Sì com'el fece alla pugna di Flegra e messa Etti con tutta sua forza, non ne potrebbe aver vendetta allegra. Così come lui, Giove, fece alla pugna battaglia di Flegra e Saetti me, il grande, con tutta la sua forza, non ne potrebbe avere vendetta allegra, felice, soddisfacente. Giove si comportò come descritto precedentemente durante la battaglia di Flegra contro i giganti, dove stava per perdere e supplicò aiuto per la fabbricazione delle sue armi. Se quelle armi le saettasse, sono saette, contro di me, il grande che parla, con tutta la sua forza, comunque non riuscirebbe a trovare una vendetta soddisfacente. Giove, aiutato da altri dei e da Eracle, sterminò i giganti, qui grande, a Flegra, fulminandoli con le sue folgori. E i corpi ancora fumanti di alcuni di loro rimasero sepolti sotto monti che per le loro esalazioni divennero vulcani, tra i quali l'Etna. Questo Giove bisognoso di aiuto nella battaglia di Flegra è un argomento trattato proprio nel punto della morte di tale grande. Udillo Giove e sorridendo crollò il capo e disse: «Dopo lo scempio dei giganti in Flegra, cotanto orgoglio in mortal petto vive, e dunque duopo fulminarte ancora?» Questo grande non solo non si cura della pioggia di fuoco e della sabbia incandescente, ma dice anche che se Giove lo colpisse con tutta la sua forza, usando le sue saette, Dio stesso, Giove in questo caso, non sarebbe soddisfatto della sua vendetta. Questo grande rimane, solo secondo lui, ancora superiore alla forza e alla vendetta divina. Questo grande non solo fu violento contro la deitade sulla terra, ma continua ad esserlo ora e per sempre, nonostante stia subendo la vendetta di Dio, come era da vivo, ora e da morto. Nonostante abbia perso lo scontro contro Dio, continua, pare a lui, a non dargli soddisfazione a un Dio che l'ha sconfitto e lo punisce e punirà per sempre. Quando riacquisirà il corpo nel giorno del giudizio, soffrirà ancora di più.
ma continuerà a non dargli soddisfazione. La pioggia non par che il maturi. Dal verso 16, o vendetta di Dio, qui torna vendetta di Dio, Giove, in questo caso, allegra. La vendetta allegra la provano gli uomini sulla terra, Dio invece è giustizia. Dio o Giove, non cambia niente, paganesimo, cristianesimo allo stesso livello, come lo sono mitologia e storia. Lui è uno di quelli che può far forza nella deitade, non contro il vero Dio, col cor negando e bestemmiando quella. Ribadisco che lui ha fatto forza contro uno degli dei falsi e bugiardi di 1-1 ed è punito con, in molte gregge, chi bestemmia il vero Dio. Deitade è un termine decisamente più ampio rispetto a il vero Dio descritto nella Bibbia cristiana. Fine. Il grande non parlerà più e nella prossima terzina Virgilio dirà il suo nome. Ti faccio notare come tale personaggio inviti un Giove crucciato, supplicante di aiuto e in cerca di una vendetta allegra, a rifornirsi di saette e di scagliargliele addosso con tutta la sua forza, mentre in realtà a Giove non servì neanche la seconda saetta per togliergli la vita terrena. Così è raccontato nella Tebaide. In 2 terzine consecutive di 2-12 descrivo 2 esempi, uno cristiano e uno pagano, di superbia punita. Vedea colui, dite, che fu nobil creato, più ch'altra creatura, giù dal cielo, folgoreggiando scender dall'un lato. Vedea Briareo, un gigante appunto, fitto dal telo, celestial giacer dall'altra parte, grave alla terra per lo mortal gelo. Mito dei giganti e Torre di Babele sono 2 esempi di superbia contro la divinità che accosto anche nel De Vulgari Eloquentia, ma non in questa occasione dove incontro un pagano che rievoca solo la mitologia pagana. Allora il duca mio parlò di forza, tanto chi non l'avea sì forte udito. O Capaneo, in ciò che non s'ammorza, la tua superbia, se tu più punito, nullo martirio, fuor che la tua rabbia, sarebbe al tuo furor dolor compito. Allora il duca mio, colui che mi conduce, parlò con così tanta forza, veemenza, che io non l'avevo mai sentito, udito, così forte. O Capaneo, in ciò, per il fatto che non si ammorza, smorza, spegne la tua superbia, tu sei punito ancora di più. Nessun martirio, sofferenza in nome di Dio, all'infuori che la tua rabbia costituirebbe un dolore compiuto, completo al tuo furore. Udito ciò, interviene colui che mi guida, rivolgendosi al grande in modo così forte che mai non l'avevo udito. Ti ricordo che in 1-8 all'Argenti gli disse via costà con gli altri cani, ma mai l'avevo sentito, Virgilio, e ciò che rappresenta, parlare in modo così forte. Non scrivo che gridò, come il grande, ma scrivo che parlò di forza. Ecco che compare il nome, pronunciato da Virgilio a inizio risposta, o Capaneo. Invece di spiegarti a parole mie chi egli fu, ti leggo la fonte. Dallo 9 della Tebaide di Stazio, il fiero Capaneo da lungi il vede e il dolor reprimendo, immensa trave libra col braccio e la sua destra invoca. Simi propizia, o destra, a me sol una presente in guerra e inevitabil nume, te sola adoro e ogni altro nume sprezzo. Dice, ed ei stesso il proprio voto adempie, vola l'asta tremenda e per lo scudo passa l'usbergo e mortalmente giunge là dove l'alma nel gran petto ha sede. Allor sen cade Ipseo, con qual fragore che celsa torre da più colpi scossa in giù ruina e al vincitor superbo lascia della cittade aperto il varco. Capaneo gli sta sopra e della morte non ti fraudo l'onor, dice, mira quello che ti ferì, quello son io. Or va contento, qui allegra, che riporti il vanto, qui fregi, sopra l'altro ombre. In questo passo appena citato Capaneo vinse contro un uomo, come anche riportato dallo 9 delle Metamorfosi di Ovidio. A Tebe si prepara una guerra intestina e Capaneo non potrà essere vinto che da Giove. Per farti capire di chi sto parlando, sempre dalla Tebaide, poi s'arma, Capaneo,
i fianchi e lo spazioso petto di ferree squamme, orribile lavoro, e non già della madre. In cima all'elmo porta un gigante, e delle frondi nudo un gran cipresso invece d'asta impugna. Cioè, non so se ti è chiaro il soggetto. A parte che ha un gigante sull'elmo, ma Capaneo come arma non usa una lancia, ma impugna un cipresso, un grande cipresso senza rami. Adesso ti cito la lunga citazione di quando perse contro Giove nell'11° della Tebaide. D'armi, d'aste, di trombe e di ferite basti fin qui. Di Capaneo il valore or conviensi innalzarsino alle stelle, non basta a tanta impresa il plettro usato. Uopo e di maggior suono, e che in me spiri nuov'aura, nuovo spirto e maggior fuoco della selva daonia, e il sen m'accenda. Su tutte, o voi caste canore dee, su tutte, meco, osate, e al gran soggetto uniam le trombe, e solleviamo il canto. O quel furor dal cupo centro uscio dal baratro profondo e contro Giove di Capaneo, seguendo il gran vessillo, rapiron l'armi e le tartaree suore. O la virtù trapassò il segno e il spinse gloria precipitosa, o con la morte prezzo mercò d'immortal fama e grande. O che lieti principi hanno i disastri, lusinghiere son l'ire dei numi. Sdegna il feroce, omai terrene imprese, nausea l'impresa strage, e già consunte l'aste greche e le sue, lo sguardo innalza, torvo, e con stanca mano il ciel minaccia. Indi aereo cammin di 100 gradi fra due gran piante affissi e in moti alto sostenta, onde varcar dei venti osa gli spazi e penetrare in Tebe. Squadra con gli occhi dalla cima al fondo le eccelse torri, e orribile in sembianza di secca quercia accesa face scuote. Ne rosseggiano l'armi, e nello scudo ripercossa la fiamma acquista lume. Questo è, grida, il sentier per cui mi sforza la virtude a salir. Là, ve del sangue di Meneceo son l'alte mura sparse. Ora vedrem se a lor salute giovi il sacrificio, o sia fallace Apollo. Si dice e sale, e sui ripari vinti trionfante passeggia. In tal guisa gli immani figli d'Alò, tremendo Giove, mirò, quando a far guerra i numi sovra sé stessa s'innalzò la terra. Né Pelia era ancor giunto, e già toccava le timorose sfere ossa sublime. Nell'estremo periglio delle cose, attoniti tebani e timorosi, qual se l'ultimo eccidio, e se Bellona, la man di face armata, entrasse in Tebe, abbattendo e distruggendo altari e tempi. Piovon sopra di lui dai tetti a gara immense travi e smisurate pietre, e ferrei globi della frombe usciti. Perocché, quale nel vicin conflitto potesser luogo alle saette e ai dardi, impazienti d'atterrarlo, in giù versan l'intere moli e le guerriere macchine stesse. Egli sicuro vassi e, di colpo percosso, il tergo e il petto, ei non s'arresta, ma per l'aere ascende, sicuro sì, qual si posasse in terra, ed entra al fine con ruina estrema. Tal con assidui flutti a ponte antico assalto muove impetuoso fiume, treman le travi e svelti sassi cadono, ed ei con maggior impeto l'incalza e preme scuote. Al fin l'inferma mole svelle e seco l'attragge, e vincitore respira e corre più spedito al mare. Ma poi che torreggiò sull'alte mura e sotto i piedi rimirossi, Tebe, e tutta oppresse la città dolente con l'ombra immensa del feroce corpo, così rampogna gli atterriti cuori. Sono le anfionie rocche deboli tanto, o vostra infamia eterna? Son dunque queste le incatenate pietre che menar danze al suon d'imbelle canto? Son queste i vostri favolosi muri? Che grande impresa è l'atterrar ripari di fragil lira e l'armonia contesti.
Così, insultando, il passo avanza, e abbatte e moli e tavolati e ponti, e scioglie le compagi dei tetti, e i tetti a terra. I macigni ne prende e li rilancia contro i sublimi tempi e l'alte torri, e Tebe, pur con Tebe, appiana e strugge. Fremon fra lor discordi intorno a Giove, intanto i dei tebani e i numi d'Argo. Già son vicini a Lire, e tutte eguale li mira il sommo padre, ed egli solo li tiene a freno. Geme Bacco e duolsi, la madrigna l'osserva e torva guata il tonante marito. Ov'è, dice egli, tua mano onnipotente? Ov'è la fiamma delle mie cune e il fiume ritorto? Il fiume dov'è? Il fulmine dov'è? Si lagna Apollo, che cadan da sé eretti e tempi e case, stassi con l'arco teso incerto alcide tra Lerna e Tebe, da qual parte scocchi. L'alato cavalier d'Argo, materna sente pietade, Venere deplora d'armonia il sangue, e sta in disparte e teme il geloso consorte, e l'ira scosa palesa a Marte con furtivi sguardi. Sgridagli Aoni dei Tritonia audace, Giunon sta cheta, ma il silenzio amaro scopre il furore che nel sen racchiude. Gli sdegni lor, le lor contese a Giove non giungono a turbar l'eterna pace, e già tacean le risse, allorca al cielo giunse di Capaneo l'orribil voce. Nume, dicea, non va che la difesa della città tremante incura preda? E dove siete, dell'infame terra, Bacco ed Alcide, cittadin codardi? Ma perché i dei minori a guerra sfido? Vieni tu stesso, Giove, e chi più degno è di pugnar con noi? Vedi, io già premo di semele le ceneri e l'avello. Or ti risenti e contro me fa prova delle tue fiamme. O in atterrir donzelle solo sei forte, e in penetrar di Cadmo, suocero indegno, il violato albergo. Avvampar d'ira i numi, udillo Giove, e sorridente crollò il capo, e disse, dopo lo scempio dei giganti in flegra, cotanto orgoglio in mortal petto vive, e dunque duopo fulminar te ancora. Stagli d'intorno i dei sdegnosi, e lento lo chiaman tutti, e le saette ultrici chiedono a prova. Non ardisce Giuno confusa e mesta al crudel fato opporsi. Senza il segno aspettare, il ciel turbato lampeggia e tuona, e già le nubi insieme vanno a trovarsi e non le spigne il vento, e già i nembi s'addensano. Diresti le tartaree catene avere infrante, Iapeto, ed alzar contro le stelle inarime già vinta il capo altero, ed Etna vomitar turbini ardenti. Si vergognano i dei del lor timore. Ma in cotanta vertigine del mondo, vedendo un uom pien d'orgoglio e d'ira star contro loro e di sfidarli a guerra, meravigliando stan taciti e mesti, né dello stesso fulmine han fidanza. Già sordamente sull'ogigia torre muggiva il cielo, e stava involto il sole entro cieca caligine profonda. Ma non teme il feroce, e afferra e scuote le mura che non vede, e quando i lampi squarcian le nubi e il fulmine discende, questi, grida, son ben fuochi più degni per arder Tebe, e di mia stanca face per rinforzar la furibonda fiamma. Giove allora tuonò da tutto il cielo e scagliò il fatal fulmine trisulco. Primo lungi volò l'alto cimiero, poi lo scudo abbronzato a terra cadde, e l'indomito corpo è tutto fuoco. Ritiransi i guerrieri, e da qual parte cada, non sanno, e con le ardenti membra quai schiere opprima. La celeste fiamma sentei che gli arde il petto, e l'elmo e il crine. Con disdegnosa man sveller l'usbergo tenta, e sol trova cenere e faville. Eppur sta ancora, e il viso ergendo in alto, spira contro del ciel l'alma sdegnosa, proprio come in un otto riferito all'argenti, per non cadere, all'odiate mura appoggia il petto e le fumanti membra, ma queste membra, al fin disciolte in polve, lasciano in libertà lo spirito immane.
Poco più che a cader tardato avesse, meritato avria il fulmine secondo. Concludo qui la citazione che, come vedi, non merita di essere tagliata. Il poeta che ha descritto così una delle più eroiche morti della storia e della poesia, il poeta che ha descritto con così tanta cura gli dei pagani e il loro intervento diretto, non l'ho trovato nel limbo, ma lo troverò più in su, nel purgatorio, mentre sta scendendo al paradiso. Tornando ai miei versi, Virgilio dice a Capaneo che per il fatto stesso in ciò che la tua di Capaneo gli dà del tu, e anche questo è indicativo, superbia, parola fondamentale, non si ammorza, spegne, sotto la pioggia, anche se tale pioggia è di fuoco. Tu gli continua a dare del tu, sei ancora più punito rispetto agli altri. Rispetto agli altri che col cuore negano e bestemmiano la deitade. Capaneo, dice Virgilio, è ancora di più punito perché continua a bruciare dentro nel suo errore, nel punto che lo ha fatto morire, ben prima che Giove lo colpisse con una di quelle saette, che lui continua a trovare inefficaci, e allegoricamente lo sono, non sono state quelle a ucciderlo, a farlo arrivare e restare per sempre morto per lo regno della morta gente, sempre citando quei demoni che lo anticipano. A ucciderlo è stata la sua violenza contro Dio. Nessuno che non segua col cuore la diritta via raggiunge il regno dei cieli. Capaneo non ci è andato neanche vicino, torto, e resterà per sempre appena fuori dal bordo di un bosco che da un sentiero era segnato. Insomma, Capaneo non si cura dell'incendio e continua a essere violento contro la deitade. Metto a paragone Farinata di 1.10 con Capaneo di 1.14 per farti notare alcune enormi differenze tra i due. Il primo interviene con un "O tosco che per la città del fuoco", il secondo con un "Qual io fui vivo, tal son morto". Virgilio svela il nome del primo così, vedi là Farinata che se dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai, del secondo invece così, "O Capaneo, in ciò che non s'ammorza, la tua superbia sei tu più punito". Il primo occupa pressoché l'intero canto, mentre il secondo grida solo per 10 versi consecutivi. Il primo sergea col petto e con la fronte, e lo vedo dalla cintola in su, mentre io aveva già il mio viso nel suo fitto, mentre il secondo lo vedo tutto nudo, anche le parti meno nobili, e sdraiato sotto una pioggia di fuoco, mentre io sono in piedi. Il primo parla dell'arbia colorata in rosso, il secondo di flegra. Il primo è chiamato specificatamente magnanimo, mentre il secondo genericamente grande. L'intervento del primo si conclude con indis ascose, quello del secondo con Virgilio che gli parla con gran poca dolcezza, diciamo così. Vi sono altre differenze fondamentali, tra le quali il primo è tra gli eretici, nella zona dove risiedono i seguaci di Epicuro, che fanno l'anima morta col corpo, e dice che tutta morta sarà nostra conoscenza nel giorno del giudizio, ma non parla mai di Dio. Il secondo è tra i violenti, contro la deitade. Ha chiaro che prima era vivo e ora è morto, qual io fui vivo, tal son morto, e continua a ritenersi superiore a un Dio che sfida. L'etimologia della parola superbia è incerta, probabilmente deriva da super, superiore, e essere, insomma essere superiore o perlomeno ritenersi tale. 1.21, l'omero suo che era aguto e superbo, e soprattutto 3.29, principio del cader fu il maledetto, superbir di colui, dite, che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto. Il martirio è la sofferenza specificatamente nel nome di Dio, con tanto di martiri, appunto. La rabbia contro Dio, quello pagano, lo sta ancora consumando, e qui i collegamenti con 1.7 sono troppi. E disse, taci maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo, vuolsi nell'alto, là dove Michele fe la vendetta del superbo strupo. Il furor è proprio l'incendiare, lo stato di grave e impetuoso risentimento provocato da una travolgente passione, che appunto infiamma, come nel canto precedente, qui la superbia, lì l'invidia. Infiammò contra me gli animi tutti e gli infiammati infiammarsi Augusto. Devo dirtelo, invidia, superbia e avarizia sono le tre facce di Dite, le tre caratteristiche fondamentali di Lucifero, i tre significati delle bestie, della bestia, una e trina di 1-1, e ciò che disse Ciacco in 1.6, superbia, invidia e avarizia sono
le 3 faville che hanno i cuori accesi. Siamo sempre nel cerchio dei violenti e qui compare 2 volte in rima con se stessa, con lo stesso significato, la parola forza, ma una volta il soggetto è Giove e l'altra è Virgilio. E me, Capaneo, saetti con tutta sua, di Giove, forza, non ne potrebbe aver vendetta allegra, allora il duca mio, Virgilio, parlò di forza. La veemenza, per non dire violenza, con la quale parla Virgilio non è mai stata così forte, neanche quando si rivolse all'Argenti, dicendo via costà con gli altri cani. Lo collo, poi, con le braccia mi cinse, baciommi il volto e disse. Anche dopo questo momento di veemenza, Virgilio cambia immediatamente atteggiamento e diventa dolce per rivolgersi a me, recuperando subito l'atteggiamento imperturbabile del saggio. Qui poi si rivolse a me con miglior labbia. Compito significa completo, impeccabile, concluso. La sua rabbia impotente è il perfetto dei dolori che Virgilio gli conferma lui possa provare, superiore anche della punizione divina che sembra non tangerlo. La punizione è la sua stessa rabbia impotente contro un Dio che lo ha sconfitto. La rabbia che infuoca e fa gridare Capaneo si trova solo al canto successivo di questa similitudine, di un altro canto violento, infiammato, 1.13, come d'uno stizzo verde che arso sia, da l'un de capi che dall'altro geme, e per poi ripetere ancora le parole di Ciacco, superbia, invidia e avarizia sono le 3 faville che hanno i cuori accesi. Il fatto stesso che Capaneo non si comporti come gli altri dannati suoi simili, secondo lui, e soltanto secondo lui, sta a significare che Dio con lui non è riuscito a vendicarsi in modo compiuto. Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo: Quei fu l'un di 7 regi, c'assiser Tebe, ed ebbe par che li abbia, Dio in disdegno, e poco par che il pregi. Ma, com'io dissi lui, li suoi dispetti sono al suo petto assai debiti fregi. Poi Virgilio si volse di nuovo a me con un aspetto migliore, più dolce, dicendo: Quello, Capaneo, fu uno dei 7 re che assediarono Tebe, ed ebbe sulla terra, e pare che abbia ancora, Dio in disdegno, e pare che ciò lo, a Capaneo, pregi, dia onore poco. Ma, come io, Virgilio, dissi a lui, Capaneo, i suoi modi sprezzanti costituiscono al suo petto assai debiti, negativi, fregi, ornamenti. Dopo che Virgilio ebbe parlato di forza, forte, come non l'avevo mai sentito, si volse di nuovo verso di me con un aspetto pacato, migliore rispetto a quello che aveva riservato al violento. Ormai so già che quello è Capaneo, ma Virgilio ci tiene a specificare che lui fu uno dei 7 re che assediarono Tebe e che in vita ebbe, e parrebbe ironicamente e certamente a tuttora, Dio in disdegno. Virgilio pronuncia per l'ennesima volta la parola Dio dentro gli inferi, niente di straordinario, nel basso inferno, ma ti faccio notare come Virgilio chiami Dio per riferirsi a Giove, uno dei suoi dei falsebugiardi, mentre parla con me cristiano che credo fermamente nel vero Dio. Disdegno è l'ennesimo collegamento al canto precedente, l'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, e a 1.10, forse qui Guido vostro ebbe a disdegno. Ed ebbe e par che li abbia è la ripresa del qual io fui vivo, tal son morto. Il fatto di disdegnare Dio prima e ora non sembra ironico che lo pregi, gli dia onore, anzi, i suoi dispetti sono al suo petto onoreficenze, medaglie al valore molto debite, dovute, ironico. I fregi da portare al petto sono letteralmente le onoreficenze, solitamente delle medaglie da indossare appunto sul petto e che danno valore e riconoscimento a una determinata attività o carica. I fregi sul petto nudo, rivolto verso l'alto di Capaneo, sono adesso i fiocchi di fuoco che gli piovono e pioveranno per sempre, mentre lui se ne resterà lì, impassibile, ed essendo enorme, subisce più caldo sia da sopra che da sotto. Dettaglio. Il fatto di restare in posizione supina e quindi sdraiato a pancia in su costringe chi negò e bestemmiò Dio invita a guardare proprio là dove Dio risiede, un obbligato ed eterno essere rivolti verso colà dove si puote ciò che si vuole e vedere la sua vendetta che in forma di pioggia di fuoco gli cade addosso. Compare così per 4 volte dal verso 46 al 70 il verbo parere, non par che curi, non par che il maturi,
ebbe e par che li abbia, poco par che il pregi, tutti riferiti a Capaneo che pare, ironico, non abbia imparato la lezione. Tutto questo parere, sembrare, questa vanità letterale allegorica si contrappone a quel a ben manifestar, certezza di inizio canto, mentre riprende il sovra lor vanità, che par persona di 1-6. La rima fregi, regi, dispregi, in questa coppia di terzine, invece regi, pregi, fregi, compare in 1-8 proprio in riferimento all'Argenti. Parla Virgilio. Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, così se l'ombra sua qui furiosa, quanti si tengono or lassù gran regi, e Capaneo fu l'unde sette regi, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. I primi 72 versi inquadrano Capaneo, i prossimi 70 inquadreranno un altro grande. Or mi vien dietro e guarda che non metti ancor li piedi nell'arena arsiccia, ma sempre al bosco tien li piedi stretti. Tacendo divenimmo là ve spiccia, fuor della selva un picciol fiumicello, lo cui rossore ancora mi raccapriccia. Ora vienimi, io a Virgilio, ancora dietro e guarda, io, di non mettere i piedi nell'arena bruciacchiata, ma tieni, devo tenere, sempre i piedi stretti vicini al bosco. Tacendo, senza parlare, arrivammo là dove sgorga fuori dalla selva un piccolo fiumicello, il cui rossore, colore rosso, ancora, adesso che scrivo, mi raccapriccia. Riparte il cammino che si era momentaneamente interrotto. Abbiamo superato anche questo ostacolo. Virgilio mi dice di fare attenzione a dove metto i piedi, sempre letteralmente allegoricamente. Devo continuare a stargli dietro e a stare attento a non poggiarli sulla sabbia ardente, ma tenerli sempre sulla parte del bosco trattato nel canto precedente, che gli fa bordo, ghirlanda, randa. Stretti per vicini, attaccati, ma non tra di loro, ma con il suolo non ardente, ed è la dolorosa serva le ghirlande intorno. Un canto che fin dall'inizio parla di mi strinse e sedea tutta raccolta e di confini, randa. Senza parlare ma solo muovendoci, arriviamo, io e Virgilio, dove si vede un picciol fiumicello che sgorga da dentro la selva. Anche questo non parlare diventa fondamentale, perché nel canto precedente ben 2 volte siamo stati zitti davanti al dannato che parlava. Adesso invece io chiedo di Capaneo, Capaneo risponde, Virgilio lo zittisce e poi stiamo zitti perché ci spostiamo fino ad arrivare a vedere un qualcosa di fondamentale, più importante di tutto ciò che abbiamo visto da 1-3 a adesso. Il fiumicello è caratterizzato dal suo essere picciol, che rafforza fiumicello, che già di per sé indica il suo essere piccolo, e dal suo colore rosso, che ancora mentre lo descrivo a viaggio compiuto mi raccapriccia, era sangue, bollente. Il fiume più che rosso, sangue, era proprio di sangue, come in 1-10, che fece l'Arbia colorata in rosso, ma soprattutto come quello che attraversiamo in 1-12, dove tra l'altro non compare mai la parola fiume, per giungere al bosco di 1-13, sul quale ancora sto camminando per non toccare l'arena arsiccia. Quale del bulicame esce ruscello, che parton poi tra lor le pettatrici, tal per l'arena giù sengiva quello. Lo fondo suo e ambo le pendici fatte eran pietra e i margini dal lato, perch'io m'accorsi che il passo era lisci. Come dal bulicame, sorgente di acqua calda, esce il ruscello che si dividono poi tra di loro le pettinatrici, addette alla cardatura di lino e canapa, allo stesso modo, dalla selva, esce questo piccolo fiumicello. Attraversa l'arena, se ne va andando giù quello, piccolo fiumicello. Il suo, del piccolo fiumicello, fondo, letto, e ambedue le pendici, era fatto di pietra e anche i margini al lato, perciò io mi accorsi che il passaggio da fare a piedi, era lì. Insomma, tale fiumicello esce dal bosco e si divide in più, diciamolo, rami, sempre di sangue bollente, che scendono attraverso l'orribile sabbione dove ci sono anime supine sedute e che vanno. Il bulicame continua ad essere la sorgente di acqua calda dalla quale esce un ruscello, che le braccianti che provvedono a mettere a bagno nell'acqua calda i fasci di canapa per la macerazione, le pettinatrici, si spartiscono, dividono per lavorare.
Allo stesso modo di come un ruscello esce dal bulicame, il piccolo fiumicello usciva dalla selva. Sangue a parte, tutto il resto era di pietra, non quindi di sabbia bollente, quindi capii che potevo camminare lì, camminando su quei bordi in pietra. I bordi, limiti, confini continuano a farla da padrona in questo canto dove adesso compaiono parole quali fondo, pendici, margini. Insomma, abbiamo camminato un po' in silenzio sul bordo del bosco fino a raggiungere il passaggio sul fiume. Ciò tanto ricorda 1.12 dove camminammo fino a raggiungere il punto in cui guadare un fiume di sangue bollente, canto in cui compare 2 volte la parola bulicame. Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato, poscia che noi intrammo per la porta, lo cui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta, notabile com'è il presente rio, che sovra sé tutte fiammelle ammorta. Tra tutto l'altro, rispetto a ogni altra cosa che io, Virgilio, mi ha dimostrato, reso evidente coi fatti, da dopo che noi, io e Virgilio, entrammo attraverso la porta degli inferi, il cui sogliare, entrare dalla soglia, non è negato a nessuno, tutti possono entrarci, non ci fu cosa notabile, così degna di nota, scoperta dai tuoi miei occhi. Com'è il presente, questo rio, fiume, che sopra di sé ammorta, estingue, tutte le fiammelle, i fiocchi di fuoco che cadono dall'alto. Virgilio esordisce dandomi un'informazione fondamentale sul fiume, che acquista ancora più rilievo dato che era da un po' che non parlavamo. Tacendo divenimmo là ove spiccia, fuor della selva un picciol fiumicello. Questa notizia fondamentale che mi darà adesso, che siamo arrivati a questo fiume, è più importante di qualsiasi altra cosa che lui abbia dimostrato, reso evidente coi fatti, da quando siamo entrati dalla porta degli inferi in 1.3. Continua in questo canto l'importanza data agli estremi. L'ultimo estremo è appunto il fiume, dove siamo appena arrivati, il primo estremo è la porta d'ingresso. Già qualche terzina fa dissi a Virgilio: «Maestro, tu che vinci tutte le cose fuor che demoni duri, cal intrar della porta incontra uscinci». Io gli parlai quindi della porta di Dite, che lui non riuscì a superare da solo. Lui invece mi risponde parlandomi della porta che chiunque riesce a vincere, una soglia che chiunque riuscirebbe con facilità a superare, mentre tornare indietro è ben più difficile. La porta degli inferi. Una relazione tra queste due porte già me la fece Virgilio in 1.8, quando appunto i nostri avversari ci negarono l'ingresso. Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaro a men segreta porta degli inferi, la qual senza serrame ancor si trova. E 3 versi dopo, scorta, come qui, ma con significato diverso. Anche in 1.5 Minos mi ribadisce la facilità, letterale e allegorica, dell'entrare nel doloroso ospizio, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare, oltre a sottolinearmi nel verso precedente a questo, guarda com'ente di cui tu ti fide, la scorta appunto. Insomma, da quando sono entrato negli inferi non ho mai notato coi miei occhi una cosa tanto degna di nota, e ne ho notate parecchie degne di nota, come questo rio, fiume, che nonostante sia fatto di sangue bollente, riesce comunque a spegnere, smorzare, qui ammortare, la pioggia di fuoco che cade dall'alto. Oltre all'importanza del fiume in sé, l'importante è da dove esso nasca, spiegato tra poche terzine. Ricordo infatti che nevica incessantemente fuoco che cade sull'arena e la rende abbrustolita, oltre che a bruciare direttamente i dannati che si trovano lì. Quando il fiocco di fuoco cade nel fiume, si spegne, un fiume che già bolle, come appunto il bulicame. Queste parole fuor del duca mio, per ch'io il pregai che mi largisse il pasto, di cui largito m'avea disio. Queste parole uscirono fuori dal mio duca, colui che furono del mio duca, colui che mi conduce. Perciò io lo pregai a Virgilio che mi largisse, donasse il pasto di cui largito mi aveva, con queste parole, donato il desiderio. Insomma, Virgilio dà più importanza di tutto finora al fiume e a quello che mi sta per dire adesso rispetto a tutto ciò che ho già visto da quando siamo entrati negli inferi. Mi rende fortemente desideroso di sapere cosa appunto mi dirà a breve. Io cristiano prego il mio duca pagano. Vabbè, ti ricordo che in 1.5 la dannata Francesca, a nome anche del dannato Paolo, appena entrati nell'inferno, dove bestemmian quivi proprio davanti alla ruina la virtù divina, mi disse: se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui
quella virtù che bestemmiano in continuazione, della tua, mia pace. Io prego Virgilio di darmi, letteralmente, da mangiare, largisse il pasto, del quale già mi aveva fatto venire l'appetito, largito m'aveva il disio. La metafora del cibo e del mangiare con la conoscenza è nota da tempi lontanissimi, senza arrivare al Vecchio Testamento oppure al Nuovo con l'ultima cena, appunto, del Cristo, ti basti leggere il mio convivio, dove le prime parole del primo capitolo del primo trattato sono queste. Sì, come dice lo filosofo, Aristotele, nel principio della prima filosofia, tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere, qui di cui largito m'aveva il disio. Largire, derivato dal latino largus, cioè largo, generoso, e sta per donare, dispensare generosamente con liberalità.